Buongiorno, oggi vi ho portato nel mio orto, nel mio giardino, al mio vecchio lavatoio. Qui si lavava una volta, si riempiva questo cebbiolo, si chiama così, che è una vasca di acqua, e qua sopra si metteva la roba e si lavava. Oggi vi faccio vedere una cosa nuova che me l'hanno richiesta in tanti e io la faccio per accontentare mia figlia. Ora mi armo di tutto quello che serve. Tranquilli, non sto andando a fare un intervento, facciamo solo una cosa molto delicata con la soda caustica e mi sto mettendo i guanti. Come vedete mi sono vestita un po' male perché accendiamo il fuoco, ho messo la bandana perché mi posso bruciare i capelli e adesso cominciamo. Vi faccio vedere come si fa il sapone al caldo come una volta. Cominciamo. Ci serve il fuoco, ci serve una caldaia, ci serve l'olio, ci serve l'acqua e ci serve la soda, questo qua. Questo è un lavoro molto delicato che va fatto fuori all'aria aperta, bisogna che si mettano i guanti perché giustamente si può schizzare, bisogna metterlo quando l'acqua è fredda perché praticamente se no evapora e uno si può bruciare perché bolle. Adesso cominciamo. Intanto accendiamo il fuoco. Cominciamo con mettere l'acqua per fare 1 chilo di soda caustica. Ce ne vogliono, per fare 1 chilo di soda caustica ci vogliono 3 secchi di acqua di questo. Allora io lo faccio col metodo che mi ha insegnato mia nonna, mia mamma. Praticamente non si faceva né a peso, si faceva a occhio perché ormai avevano praticamente l'occhio con questo caldaia qua. Però in litri ce ne vanno 40 litri d'acqua per 10 di olio, 1 chilo di soda caustica che va messa praticamente subito dopo abbiamo messo l'acqua. Facciamo così, ecco qua. Si gira. Vedete come l'acqua è diventata bianca perché la soda sta facendo la sua reazione chimica. C'è da dire una cosa sull'olio. Adesso lo facciamo con l'olio, praticamente l'olio buono. Una volta si faceva anche con lo strutto di maiale, perché come si dice che del maiale non si butta mai niente, si faceva anche con lo strutto. Arrivati ad aprile lo strutto cominciava a sciogliersi col caldo e allora si faceva il sapone. Adesso lo facciamo con l'olio perché stiamo discretamente bene. Una volta c'era bisogno di tanto olio in casa, non c'era l'olio di semi, usavano sempre l'olio di casa, però era difficile che friggevano 2 volte l'olio, praticamente una volta friggevano con l'olio, il rimanente lo mettevano in una bottiglia, in una ciotola e lo usavano per il sapone, una sorta di riciclo. Praticamente cosa succedeva? Quando avevano 3 litri, 4 litri, praticamente facevano questo sapone, che si usava il sapone in casa, non è che si usava il detersivo come ora la lavatrice, il bucato si faceva tutto a mano e quindi usavano questo olio qua. Poi c'era pure la pulizia delle giarre perché c'era tanto olio, tanta produzione e l'olio veniva messo nelle giarre. Poi a ottobre, a novembre, quando mettevano l'olio nuovo, le giarre andavano pulite e quel rimanente che c'era sotto, l'olio che era un po' sporco o la feccia come c'è nel vino c'è pure nell'olio, questo veniva messo in un contenitore e usato anche per il sapone e il sapone veniva buono perché una volta che metti la soda nell'acqua e nell'olio, l'olio pulisce, la soda pulisce tutto e in questa maniera qua si facevano, avevano sempre il sapone fresco, profumato e che comunque non ha niente a che vedere con il detersivo di oggi. Adesso cosa succede? Questo qua deve bollire. Una volta bollito si fa così con questo bastone e si capisce se c'è bisogno più di olio o più di soda. Non è una cosa difficile, però uno deve farci l'occhio, non è che tutti si improvvisano a fare il sapone perché è una cosa pericolosa visto che c'è la soda.
Però una volta che la soda è nell'acqua non può schizzare, non può fare niente. Certo, se ci si immerge le mani dentro, quando ancora il sapone non è sodo, si possono bruciare le mani, ma una volta che il sapone è duro non succede niente, vengono solo i panni più puliti, più freschi e più profumati, perché è una cosa tutta naturale. Ok, adesso ci accingiamo a farlo bollire. È arrivata l'ebollizione, è arrivato il sapone. Ecco qua, il sapone è già quasi pronto. Adesso mettiamo il limone, il succo di un limone e la scorza di un limone. Perché si mette questo? Per dare una profumazione. Adesso usano mettere gli oli essenziali, ma il limone è lo stesso, perché gli oli essenziali con la chimica della soda non è che rilasciano molti sapori, molti odori, perché una volta messi a bollire nella soda praticamente a 90 gradi non esiste più il profumo, si brucia, e noi mettevamo il limone una volta. È ovvio che chi vuole mettere gli oli essenziali tutte le profumazioni vanno bene, ma questo vale più nel sapone fatto a freddo che in questo fatto a caldo. Arrivato a questo punto, cosa si fa? Si fa questo gesto qua. Allora, quando il sapone fa questa, vedete come fa intorno al bastone, fa una sorta di camicia. Questo significa che il sapone è buono. Adesso cosa si fa? Si lascia bollire un'altra mezz'oretta, dopodiché si deve lasciare 2-3 giorni perché si solidifichi. Una volta solidificato si mette un nylon per terra, si capovolge e praticamente il sapone cade, e poi si taglia a pezzetti, a pezzi grossi, come si vuole. Che cosa si fa? Si tolgono tutta la legna che c'è sotto, ecco qua, e si lascia sobbollire piano piano con poche brace, così si consuma. Bisogna solo stare attenti che non cada fuori. Adesso si deve lasciare raffreddare, si solidifica per bene, poi stasera si copre, una volta che non esce più il fumo, si copre con un coperchio, in modo che anche se piove non ci va l'acqua dentro. Ma la cosa meravigliosa è, guardate qua, guardate la schiuma, che meraviglia. C'è da dire un'altra cosa: una volta che non c'erano tutti questi detersivi, sgrassatori, pagliette d'acciaio per lavare le pentole, le padelle, praticamente si mettevano dentro, e questo non significava che il sapone si sporca, non si sporcava il sapone. Praticamente la griglia dove si fanno le carni arrostite si mettevano dentro e uscivano belle pulite, bianche, una meraviglia. Poi c'era chi faceva l'assaggio, chiamiamolo così, metteva un po' di sapone in una ciotola, lo lasciava 5 minuti. Questo succedeva a chi non era pratica a fare il sapone, le nonne sapevano come fare e quindi non c'era bisogno di questa cosa qua. Mettevano un po' di sapone così in una ciotola, lo lasciavano una mezz'oretta. Se questo si solidificava vuol dire che il sapone era buono. Ma invece non c'è bisogno, perché basta guardare la schiuma e basta guardare come praticamente fa la camicia, sappiamo che il sapone è già a posto. Vedete come si attacca al bastone. Il risultato dopo 2 giorni, vedete come si è bello addensato. Adesso cosa si fa? Si scende il bidone, si mette un pezzo di nylon sotto e poi si comincia a tagliare e fare i pezzi. Ecco qua, una volta girato si mette questo tagliere e si taglia così. Dovreste sentire il profumo. Questo bisogna lasciarlo asciugare 2 mesi almeno,
E siccome questo è un sapone per bucato, non un sapone per lavarsi le mani, si possono anche lavare, ma per bucato i pezzetti si fanno un po' più grandi. Una volta, quando si lavava nelle fiumare o nel lavatoio, si tagliavano così, 2 pezzi grossi. È ovvio che una volta asciutti questi si riducono, si diventano più piccoli, ma però si lasciavano così grandi perché si lavavano le lenzuola e quindi più grande era il sapone, prima si faceva la schiuma. Ecco qua, questo adesso si mette su una tavola e si lascia asciugare per un paio di mesi. Adesso facciamo questi pezzettini più piccoli. Se si vogliono lavare le mani, si possono anche lavare. Ecco qua, questo sapone è finito. Questo qua fra 2 mesi diventerà così. Ora vi faccio un bel saluto dalla mia magnifica postazione e alla prossima.